Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, o anche ascendente pesce o luna o Venere in pesci. Vediamo quali sono i messaggi per te adesso, video sempre valido dal momento in cui lo guardi, notizie flash brevi ma intense. Allora, vediamo, notizie flash, messaggi per te. Mettiamo una carta di queste, una carta di queste. Una carta dell'oracolo dello sciamano. Allora, partiamo da qui. Amore incondizionato, bellissimo, l'amore è una grande risorsa, apriti senza riserve. E mi dicono che stai per vivere un momento bellissimo, un momento bellissimo, pieno d'amore. Questa è un po' la foresta immaginale quando entriamo nello yoga sciamanico. Io non lo so se tu fai le pratiche con me, comunque ti consiglio di farle, sotto all'info box trovi la pratica dei 21 giorni. E l'amore incondizionato è bellissimo, questa mi sembra molto la foresta immaginale. Vivrai uno stato d'estasi, mi stanno dicendo. Cos'è lo stato d'estasi? Dove percepisci visibile e invisibile senza distinzioni. E quando percepisci il mistero come parte integrante della tua vita, della tua esistenza, allora tutto brilla di nuova luce, è come se stai per vivere uno stato d'estasi. Vediamo ancora. E molti di voi stanno facendo il cammino spirituale con me, la carta di cammino, no? Cammino dello yoga sciamanico, della psicologia immaginale, tarologia immaginale. Siete in cammino verso questo amore incondizionato, bellissimo, dove state per sperimentare qualcosa di magnifico. Può darsi che facciate anche un viaggio, uno spostamento, che vi apre un cammino nuovo, pieno d'amore, mi dicono. Vediamo. Eh sì, sta per arrivare una rivelazione. Sono carte di shock, sono carte bellissime che mi parlano di una rivelazione dell'anima prima di tutto, un wow, che ti apre un cammino iniziatico fatto di bellezza, di estasi, mi stanno raccontando gli oracoli. È una lettura bellissima. Vediamo i tarocchi invece cosa ci raccontano. Messaggio breve ma intenso, notizia flash. Che notizie abbiamo per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci? Vediamo un po' quali sono le energie in transito. 10 di spade, ecco perché abbiamo l'amore incondizionato. Si chiude un ciclo dolorosissimo. Alcuni di voi stanno vivendo una tappa dolorosissima, l'avete già vissuta. Una fine necessaria affinché emergesse questa wow. E quindi questo messaggio ti doveva arrivare proprio adesso, va bene? Stai tranquilla, stai tranquillo perché sta per emergere la bellezza. 3 di denari, bello, bello, non sei sola, non sei solo. In questa apertura non sei sola, non sei solo. Vedo gruppi di persone, vedo delle persone intorno a te che ti aiutano a livello proprio sostanziale. C'è un aiuto sostanziale qui con il 3 di denari, 4 di bastoni. Mi dicono che anche a livello lavorativo c'è un gruppo o vedo unione di persone che è un qualcosa che porta una stabilità. Il 4 di bastoni è celebrazione nell'ambiente di lavoro, festa, lavoro ben fatto, celebrazione di risultati. Non sei sola, non sei solo, vedo persone intorno a te. 6 di spade mi parla della fine delle difficoltà e anche un viaggio. Allora può essere che tu fai o un viaggio, uno spostamento, un trasferimento, o per lavoro o per altro, però il 6 di spade mi parla, è una carta di transito. Hai attraversato la grande soglia con una fine necessaria e stai andando verso questa stabilità, questo movimento, unione con persone. Non sei sola, non sei solo, mi dicono, mi stanno continuando a dire gli spiriti. Non sei sola, non sei solo, sì, un processo si completa e mi parlano di nuovo di viaggio o di viaggio o di spostamento. Allora un percorso e un ciclo tuo si completa, quello che ti ha fatto tanto male con i 10 di spade. Vedo celebrazione, vedo risultati ottenuti grazie a una fine necessaria che hai già vissuto qua nella tua vita. Vedo che ti apri a un amore incondizionato bellissimo, hai questa rivelazione di persone che ti sono accanto e che ti supportano il tuo viaggio, va bene? Potresti anche decidere di fare un viaggio di natura olistica, mi sta venendo qua, sì, però il mondo mi parla anche di successo,
di successo dopo una fine necessaria, ok? Una tappa dolorosa, una... Sì, vediamo cosa hanno da dirti questi. Potrebbe chiamarti anche qualcuno per spostarti, uno spostamento. Persegui la felicità. Nunca te disculpes por lo che te trae allegria. Allora dice non sentirti in colpa per essere felice, il senso di colpa micidiale. Ho fatto anche una pratica sul senso di colpa, se ti ricordi. Chi non l'ha fatta invito a farla, sono 10 minuti questa pratica sul senso di colpa. Centinaia di voi mi avete scritto che è risultata straordinaria, quindi solo tu sai dove realmente, a che cosa appartieni veramente e dove puoi incontrare il tuo spazio sicuro. Allora, segui ciò che il tuo intuito ti dice, vai dove il tuo intuito ti dice, va bene? Persegui la felicità e non sentirti in colpa per essere felice, che è il dramma dell'umanità in questo secolo. Perché c'è il senso di colpa? Perché la vittima si sente in colpa, vede sempre un nemico dietro l'angolo, no? Invece il mago, qua la cosa di vittima è finita però. E il mago mi parla di un successo, di un ciclo che si completa dove tu sperimenti l'estasi, va bene? Anche grazie a un dolore forte, quando tu lo attraversi, subito dopo, per forza di cose, sperimenti l'estasi. Perché il dolore che puoi sperimentare per una fine necessaria, che hai già sperimentato, è è energia. Il dolore non arriva per farti soffrire, arriva per farti espandere. Quello che la mente percepisce, siccome la mente domina tutti i sensi, quando c'è un'energia molto forte la chiama dolore, o fisico o psichico. Di conseguenza, quando tu attraversi quel dolore con coscienza, quella forza, quell'istanza, cosa succede? Che tu ti apri all'estasi. Ok? Che cos'altro hanno da dirti questi? La fama, io ti ho detto che c'è il successo qua, l'avevo già visto. Fama, fama. Allora mi viene in mente da darti un mantra bellissimo che appartiene ai tuoi avi araldi della parola e della fama che si trovano nel quinto chakra. Allora concediti delle cose che ti piacciono, da una passeggiata, da un massaggio, concedi delle cose che ti piacciono e quando stai facendo l'esperienza di quella cosa che ti piace, pronuncia questa potente formula psichica della creazione immaginale, rivolta o rivolto agli araldi della parola e della fama. Mentre stai sentendo, io lo faccio molto quando se mi vado a fare un massaggio, per esempio, se vedo un bel tramonto, una bell'alba, no? Dico, concentratevi in me ed espandetevi in ogni luogo. Perché il successo arriva quando godi, non quando stai male. Quando stai male fai il viaggio octonio sotterraneo, poi arriva l'estasi che ti porta alla fama. E guarda cosa dice qui: viaggi lunghi, di nuovo viaggi, conoscenza di paesi lontani, talento nel commercio, sviluppa l'imparzialità e l'umiltà. Qua c'è un successo anche relativo a un lavoro ben fatto. Non sei sola però in questo. Sì. Bellissime queste carte, veramente bellissime. Ragazze mie ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.